La gente va in vacanza e fa shopping. Noi andiamo in vacanza e dove andiamo? In farmacia! Ragazzi, buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Oggi andiamo in un posto che ancora non ero stato e volevo andare da un bel po'. Sto parlando di uno dei musei più importanti di Londra, il Tate Modern. Sì, avevo già fatto colazione, quindi niente colazione. Il Tate Modern è un museo di arte moderna, il museo di arte moderna più visitato del mondo e naturalmente si trova a Londra. E la chicca è che è ospitato in un'ex centrale elettrica, quindi una location spettacolare. La gente va in vacanza e fa shopping. Noi andiamo in vacanza e dove andiamo? In farmacia! Non è possibile! E invece è possibile, perché eravamo tutti malati. Ragazzi belli, benvenuti al Tate Modern. Il museo ci accoglie con l'installazione di Hyundai dell'artista Meir Lee, sempre se si pronunci così. Un'opera monumentale per questo spazio iconico. Le turbine Hall, strutture meccaniche che si muovono lentamente come se fossero vive. Materiali con un mix tra silicone, catene e liquidi viscosi, danno l'impressione di trovarsi in una fabbrica biologica. L'installazione evoca immagini di decadimento, vulnerabilità, ma anche resistenza alla trasformazione. Questa monumentale installazione di Petrit Lilai, sempre se si pronunci così. Installazione che evoca un mondo fantastico abitato da stravaganti creature alate che incarnano speranza e rinnovamento. La famosa fontana di Marcel Duchamp, che consiste in un comune orinatorio in ceramica, l'enigmatica scritta Air Mat 1917. Ok, questa stanza non riesco a spiegarvela. Pareti di falli e biscotti al centro. Una moltitudine di foto, come quelle di Mari Takayama, che sono degli autoritratti creati anche per sensibilizzare alle diversità dei corpi. Allora, prima impressione, molto strano, giustamente l'arte moderna è molto strana e difficile da capire, ma ci sono molti spunti secondo me, anche perché facendo il fotografo vedo tutte queste foto fondamentalmente. So prendere spunto, non magari i materiali che hanno usato per farlo, ma a livello di composizione. Ok, forse siamo arrivati in uno dei posti più iconici di questo museo. L'opera in questione è la Torre di Babele di Cildo Meireles, una grande torre di 3,5 m formata da radio, ciascuna sintonizzata su una frequenza diversa. Naturalmente fa riferimento al racconto biblico della Torre di Babele, una torre alta abbastanza da poter toccare il paradiso. Questa famosissima opera di Piet Mondrian.
Altre foto come le iconiche foto dell'11 settembre 2001. Ma anche la famosa The Energy of Potato di Victor Grippo. Le famose Guerrilla Girls, artiste femministe in lotta contro il sessismo. Uno dei miei movimenti artistici preferiti, la pop art, con il famoso dipinto di Roy Lichtenstein. Ma adesso era il momento di andare. Allora, siamo appena usciti dal Tate Modern, carino, molto carino, giustamente un po' diverso da quello che siamo abituati, soprattutto perché l'arte moderna, o la capite, o vi piace, o è la fine. Però ho trovato molti spunti, facendo giustamente fotografo, videomaker, ci sono stati molti spunti, quindi sì, direi approvato, poi è gratis. Ora girettino sul Millennium Bridge, dopodiché andiamo a pranzare. Millennium Bridge che vedete anche nel film di Harry Potter, Il Principe Mezzosangue. E dove da una parte vediamo lo Skyline. Da una parte il Tower Bridge, da una parte The Shard, da una parte il Tate Modern e di fronte a noi la cattedrale di St. Paul. Mica male la vista da qua. Ma ora era tempo di pranzare. No, comunque siamo entrati a mangiare in un ristorante greco e dopo vi faccio vedere cosa abbiamo preso. Qui stavo cercando di capire che gusto avesse questa bibita, perché mi ricordava qualcosa che avevo già provato, qualcosa che avevo già provato in Canada. Tipo Canada Dry. Come molle? Bocca al lupo, ragazzi! Buon appetito! E con questo fantastico pranzo greco vi dico che ci vediamo settimana prossima con il gran finale di questa serie. E voi vi raccomando, non dimenticate di iscrivervi.